Buonasera e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Si avvicina la Pasqua e ovviamente io, oltre alle colombe che già ho fatto, voglio fare altre colombe. Ne farò una, si può dire il nome della merendina? Si può dire? Dai, sì, penso di sì. Tipo il buon di motta al cioccolato. E un'altra con crema di nocciole e glassa alle nocciole sopra. Allora, andiamo ad iniziare con gli ingredienti del primo impasto. Di questa colomba, per queste due colombe, perché questo è un impasto che va per due colombe, abbiamo bisogno dell'icoli. Mentre nella ricetta precedente ho fatto la ricetta, diciamo, tra virgolette semplificata, mettendo il lievito fresco, questa volta userò il licoli. Quindi cambiano anche le dosi dell'acqua e della farina. Questa è una ricetta che mi ha dato il mio amico Giuseppe Marras, che lo ringrazio tantissimo, lo ringrazio infinitamente. Allora, farina. Mi raccomando, la farina deve essere quella forte, quindi 330 e più di forza, si chiama V330, ma se la trovate anche V400 è meglio, ok? La V è la W. La W, sì, scusate. Allora, abbiamo bisogno di 366 grammi di farina, questa farina che vi dicevo. Poi abbiamo bisogno di 83 grammi di acqua, 160 grammi di licoli, poi abbiamo bisogno di 195 grammi di tuorli, che altro non sono che 10 tuorli di uova grandi. L'altra volta ho usato le uova medie, questa volta con le uova grandi, quelle proprio grandi, mi sono trovata proprio precisa con le grammature. L'unica modifica che ho fatto io, sotto consiglio del mio cracco personale, è lo zucchero, perché quando ha mangiato la colomba precedente mi ha detto: ma è buonissima, è fantastica, però un po' poco dolce. Quindi ho aumentato un pochino lo zucchero e invece di 220 grammi, no scusate, invece di 146 grammi, mi si stanno a confondere le grammature, sono 170 grammi, ok? Dell'estratto di vaniglia, un paio di cucchiaini, e poi qui abbiamo 220 grammi di burro. Questo è il primo impasto. Ora io cosa farò? Andrò a mettere farina, acqua, licoli nella planetaria e andrò a far mescolare il tutto. Dopodiché aggiungerò gli altri ingredienti man mano. Mi raccomando, dovete poi aggiungere lo zucchero, poi vi faccio vedere ovviamente, e poi le uova, per ultimo il burro, ok? Ci vediamo tra un po'. Allora, abbiamo messo i licoli, abbiamo messo la farina, abbiamo messo l'acqua e abbiamo messo lo zucchero, nonché l'estratto di vaniglia, va bene? Adesso andrò ad aggiungere le uova, 2 per volta, e le farò assorbire. Dovete avere un po' di pazienza perché ci vuole un po' di tempo per fare questo impasto, d'accordo? A fra poco. Ho interrotto al volo, ma non si potrebbe, quindi appena tutti gli ingredienti tranne il burro si sono amalgamati, andiamo ad inserire a pezzetti il burro, un po' per volta, e facciamolo assorbire per bene. A dopo. Ultimo step per il primo impasto: togliamo il gancio e mettiamo la foglia e mandiamo avanti per altri 4-5 minuti. A fra poco. Eccolo qua, il nostro primo impasto è pronto e adesso lo andiamo a coprire con una pellicola e lo lasciamo così per almeno una decina di ore. Quindi ci rivediamo domani. Allora, eccoci qua, il primo impasto come vedete è lievitato decisamente tanto. Con i licoli ovviamente rispetto al lievito normale avrete una lievitazione più lunga, nel senso che per raggiungere il giusto volume, cioè 3 volte tanto, dovete aspettare almeno il doppio delle ore. Io questa è una cosa che purtroppo mi ero un attimo dimenticata di dirvi, oppure perché comunque
il licoli c'ha una lievitazione molto più lunga, no? Per fruttare. Allora, adesso vi faccio vedere. Eccolo qui. Non ho capito perché l'ho rotto, che poi lo potevo aprire da sotto. È la fretta, è la fretta. Eccolo qua. Allora, tutto il primo impasto e adesso dobbiamo aggiungere 125 grammi di farina, sempre la stessa, forza W330 almeno. Scusate, se la trovate 400 è meglio. Poi dobbiamo aggiungere 60 grammi di miele, eccole qua, 50 grammi di burro, eccolo qua, 70 grammi di zucchero, eccoli qua, 60 grammi di tuorlo e 70 grammi di latte intero, ok? E poi ovviamente anche un bel cucchiaino abbondante di sale, però mi raccomando, quello è l'ultimo. Come dobbiamo procedere? Mettiamo questo, tutta la farina, tutto lo zucchero, mettiamo giù anche il miele, adesso prendo il cucchiaino, ho usato questo perché così era più maneggevole e potevo toglierlo tutto dal bicchiere, anche se fa un pochino di rumore. Se avete un miele mille fiori, ai fiori d'arancio, quello che sia, va benissimo. Non usate il castagno per nessun motivo, perché Ha un sapore... ha il sapore amarognolo, quello vero ovviamente, poi quelli così commerciali no, e vi potrebbe mandare a scarafascio tutta la ricetta. Ok, metto il latte e adesso guardate come implode. E adesso vado a mettere con il gancio alla planetaria. A fra poco. Allora, a questo punto aggiungerò le uova una alla volta e manderò avanti a velocità abbastanza elevata. Quindi infilo, metto un uovo, eccolo qua, E andiamo. e vado. Eccolo qua. Wow! Eh sì, vedete? Non so se avete visto il primo video fatto con il lievito normale, l'impasto è differente, è più molle, ok? Fatto con il licoli. Mi raccomando, tutta l'operazione della lievitazione dovrà essere fatta intorno ai 26 gradi, quindi trovate un modo, scaldate casa, fate qualcosa e dovete stare intorno a quella temperatura là, se no non vi lieviterà mai. Un'altra cosa, io non metterò le sospensioni perché queste le farò ripiene, però voi mettete circa 100 grammi di sospensioni. Le sospensioni cosa sono? I canditi. I canditi, l'uvetta, i mirtilli secchi, disidratati, quello che volete voi, va bene? Anche la cioccolata, per dire, le gocce di cioccolata, quello che volete voi. Per questo impasto 2 colombe ci vanno circa 600 grammi di sospensioni. Detto questo, andiamo a dividere l'impasto in 2 parti, perché comunque mi servono, no, sto dicendo una stupidaggine, scusate, io stavo con le altre 2 colombe, vengono tutte e 2 bianche, quindi questa va bene così. Lo tengo qui per circa 40 minuti, sempre a 26 gradi, ovviamente coperto con la pellicola, vado a toglierlo ovviamente dal gancio e dalla planetaria, lo coprite e ci vediamo dopo. Allora, abbiamo fatto riposare l'impasto, a questo punto vado a ungere con un po' di burro, ecco, un pochino, così basta perché è sufficiente, il piano da lavoro, che ovviamente sarà stato precedentemente lavato, disinfettato, eccetera, eccetera. Poi ungerò anche un po' le mani, faccio un pochino più largo perché ne ho messo poco, ma ecco qui. Ok,
E andiamo ad aprire il pacco. Come l'hai sigillato bene? Bravissimo. Onestamente, devo fare un tutorial su questo. Per carità. Allora. Com'è? È bello, è E bello. come te l'aspettavi? Sì, sì, assolutamente. Appiccica un pochino, ma è normale. Vabbè, lievito madre. Ligoli. Sì, esatto. Vedete? Guardate che bello, fa il velo. Eh sì. Allora, adesso andrò a mettere una parte, vi dovete o bagnare le mani o ungerle col burro, perché questo appiccica, ragazzi, sappiatelo, è un dato di fatto. Questi sono i nostri stampi fatti in casa. Esatto, i nostri stampi fatti in casa. Ci siamo resi conto che non ne avevamo a disposizione e allora a tavola con Silvia si è adoperata e se l'è fatti da sola. Esatto. Vi metto, se volete, anche nell'info box il video per prepararlo in casa. È venuto molto più liquido che non quello Sì, col... Quindi hai messo però come l'altra volta due fasce, Esatto, due strisce. esatto, due strisce. Sì, l'altra volta è vero, erano più solide per le altre. Vabbè, il tutto starà poi a me alla fine. All'assaggio, All'assaggio, sì, certo. la parte fondamentale, io dovrò dare il voto finale ma stiamo scherzando. su qual è la colomba vincitrice. Vincitrice di che? Del mio Vincitrice. premio, l'Andreino d'oro. L'Andreino d'oro. Mannaggia la miseria. Tua madre adesso starà ridendo come una matta, lo so. No, per fortuna mia madre vede il video ma non ascolta. Ecco, meno male. Sistematela bene in maniera che così va in tutte le parti, ma tanto poi con la lievitazione ci andrà da sé, Però comunque diamogli un verso. Ecco qua, scusate le mani impiastrate, mamma mia, non vedo l'ora di lavarle. Questa dovrà lievitare fino ad arrivare al bordo o leggermente poco più su, va bene? Ci vediamo domani, penso proprio domani. Ciao! Ciao! Allora, come vedete sono arrivate nella parte centrale sopra al livello del pirottino, anche perché questi sono pirottini un po' diversi da quelli che comprate, sono un po' più alti, quindi va benissimo così. L'accendiamo a 160 gradi forno statico, li mettete nella parte più bassa del forno per un'ora, ok? Dovete poi avere un termometro di quelli o a sonda o quelli insomma da liquidi per vedere al cuore a 93 gradi è cotta, cioè dopo circa 50 minuti potete andare a vedere se è cotta, quindi infilate il termometro, sentite e via, ok? A dopo! A dopo! Eccoli qui, come vedete il nostro ciccio, cioè il nostro ligoli, ha funzionato molto bene. E adesso che sono cotte, io sono andata a misurare con la sonda 93 al cuore, quindi vi posso assicurare che anche di più. Togliamo e le mettiamo con dei ferri a testa in giù. Dovete infilzarle con dei ferri e metterle sopra dei, non so, dei contenitori o qualcosa che ve le tenga in sospensione, va bene? Ci vediamo dopo, appena l'ho fatto. Eccola qui, la inforcate in questo modo. La infilzate con dei ferri dei spiedi, insomma quelli che servono per la brace, come volete voi, e la poggiate in sospensione così per almeno 12 ore, mi raccomando, va bene? E niente, poi ci vediamo dopo per la decorazione. Queste sono totalmente bianche, quindi ognuno di voi potrà decorarle come crede, riempirle con le creme che vuole e sopra metterci quello che volete, ok? Ci vediamo una volta decorate, quindi a domani. Eccole qui, sono pronte le nostre colombe, ovviamente sono totalmente vuote. Guardate, guardate che spettacolo, guardate. Eh sì. Sofficissime. Non le apro perché? Perché le devo
guarnire, Certo. insomma, no? Decorare come volete. Come le guarni? Le guarno. Allora, una Come le guarnirai? le guarnirò. Mi raccomando, stai attento Sì, perché sì. sennò dopo ci scrivono tutto. Ma che cosa dite, sa? Con che cosa? Dicevo, con questo fantastico cioccolato fondente extra, perché una la farò simil Bondi Motta. Questo è il cioccolato colle fiorito. Già, Eh, questo è il cioccolato con le questo è un fiorito. signor cioccolato. Sai Possiamo com'è? dire che loro hanno anche la cioccolata per i diabetici? È certo che lo possiamo dire, lo dobbiamo E dire. fanno anche l'uovo. Fanno un uovo solo? Ne Sì. fanno 8 miliardi. No, ma ne l'uovo fanno. per i diabetici. Ma hanno tutto, veramente tutto. E io ovviamente userò la loro cioccolata. Ci credo. Andrò a tostare le nocciole, che poi andrò a sminuzzare per decorare quest'altra, col cioccolato bianco, sempre colle fiorito. Aspettate che prendo la scatolina con il cioccolato. Eccolo qui. E dicevo cioccolato bianco e nocciole per questa più piccina, diciamo, e per questa un pochino più grande la farò tipo Bondi Motta. Ripiene la cioccolato bianco e nocciole con la crema alla nocciola, questa, e quest'altra invece con la Questa crema alla nocciole. questa crema alla nocciole e cacao, ok? Ci serviranno per questa qui che farò tipo Bondi Motta, ovviamente, la granella di zucchero. Ci serviranno 2 sacche a poche col beccuccio, quello senza ghirigori, diciamo, no? Quello, aspetta, vi faccio vedere. Addirittura se avete quello proprio col beccuccio lungo è anche meglio, però dato che la crema è molto densa potrebbe non passare, quindi va bene questo qui. Che cosa dobbiamo fare? Semplicemente andare a bucare con una stecchetta di quelle da giapponese, ok? Da cibo giapponese. Avete presente i grissini, quelli duri che danno al ristorante? Così, facciamo così e allarghiamo un pochino. Ovviamente non saranno vuote come quelle che compriamo, ma saranno belle. Che delusione l'altro giorno. Sì. Avevamo voglia di dolce, abbiamo visto un dolcetto di una marca famosa, Ripiena la nocciola. ripieno di qua, ripieno di là, parava bonzi bonzi, ma non c'era niente dentro. Quindi ho detto no, io le colombe, anche se ho poco tempo, me le faccio a casa, ok? Questa è fatta, facciamo la stessa cosa di qua, perché tanto comunque dobbiamo farcire anche questa. Ci vediamo E ci vediamo una volta farcite. a dopo. A dopo. Allora, per questa con la Nutella ho sciolto quel cioccolato fondente meraviglioso della fabbrica di cioccolate cioccolata, perché mi si impiccia la lingua, Colle Fiorito, e l'ho sciolto con, sono 200 grammi di cioccolato con 50 grammi di panna liquida ovviamente. Sto cercando di farlo raffreddare ancora un po', eccolo qui. Nel frattempo vi dico che ho triturato 100 grammi di nocciole, che ho tostato ovviamente prima, e le ho unite a 200 grammi di cioccolato bianco e 50 grammi di panna. Ora sto aspettando che si raffreddano un pochino per poi metterlo sulla bomba. È molto semplice fare queste glasse, ma ripeto, voi potete farle esattamente come volete. Allora, la metto qui, la spalmo bene col cucchiaino o con una spatola o con quello che volete voi, insomma, Così andiamo a coprire anche tutti i buchetti che abbiamo fatto prima. Perché, certo. L'ho messa su una gratella come vedete, proprio perché così almeno quando scende il cioccolato non mi va a scendere, non so, sul vassoio che magari ho sotto, ok. Ecco qua, ce ne vuole anche meno in realtà, quindi forse 40 grammi di panna e
150 di cioccolato sono più che sufficienti. Però se la volete fare bella stracarica come la facciamo noi, eccola qua. A questo punto mettiamo la granella. Questa diciamo sarebbe anche pronta da mangiare subito? Appena fredda il cioccolato, sì, perché il cioccolato è già freddino, perché comunque bisogna aspettare che arrivi intorno ai 28 gradi, Guarda, sembra proprio un mega buoninotta. Sì, è vero. Io non sono sicura che queste arriveranno a Pasqua. Una sì. A me lo dici? Io lo sai, noi abbiamo un po' di gente che viene per casa, quindi no, è bellissima, guardate. Eccola qua, sono molto soddisfatta, devo dire. E adesso toccherà quest'altra. E adesso appena si raffredda l'altra glassa, facciamo anche quest'altra, certo. A tra poco. A fra poco. Ecco qua. Che splendore. Abbiamo fatto anche quest'altra glassa e adesso la andiamo ovviamente a mettere sulla nostra colomba. Quindi non potrò assaggiarla io perché dobbiamo aspettare... Dobbiamo aspettare che si raffreddi, perché la glassa, ma comunque è una questione di mezz'ora. Ma sai che c'è? Io sono convintissima, già te l'ho detto prima, che queste a Pasqua non ci arrivano. Queste verranno assaggiate sicuramente prima. Vi ridico un attimino come ho fatto questa panna, 50 grammi, 200 grammi di cioccolato bianco, ovviamente il Colle Fiorito, quindi cercate di farvelo arrivare o comunque di prenderlo, vedete voi perché vi conviene. Vi metto le informazioni nell'info box, assolutamente come sì. contattarli. E nocciole tagliate, frullate grossolanamente. Quindi le nostre colombe, eccole qua, sono pronte e aspettiamo che si raffreddino e poi un pezzo ve le devo far vedere aperte. È per forza, A tra poco. è per forza. A tavola con Silvia non ha resistito. No, la devo vedere aperta. Faccela vedere, mamma mia che spettacolo. Guarda come è arrivata in profondità. Certo, ma così vanno fatte. Queste sono le colombe, ragazzi. Cioè, inutile che guardate che stiamo belle. a fare le goccettine appena. Esatto, non devono essere sporcate di cioccolata o di chissà che cosa, devono essere così, belle cariche. Belle piene. Ragazzi, noi le andiamo a mangiare e che dire, ci vediamo alla prossima ricetta. Alla prossima. Ciao a tutti. Ciao ciao.